Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Ciao a tutti, oggi prepariamo un classico della cucina modenese, i tortelloni di ricotta che poi andremo a condire con una crema di parmigiano reggiano e aceto balsamico tradizionale di Modena. E vai, da dove partiamo? Si comincia dalla pasta, per cui bisogna preparare l'impasto, che sono 2 gli ingredienti, la farina 00 e le uova. Vai. Abbiamo messo la farina a fontana sul tagliere, adesso andiamo a rompere le uova all'interno. Allora, farina 00 e praticamente 500 grammi di farina e 5 uova, quindi 1 a 1 praticamente 100 grammi nuovo. Le uova gialle, quelle da fare la sfoglia, giusto? Esattamente. Così viene una sfoglia bella gialla. Si comincia sbattendo le uova all'interno e poi si prosegue impastando piano piano, prendendo sempre la farina che c'è intorno. Una ricetta molto classica, i tortelloni diciamo di ricotta, è un classico emiliano. A Modena tipicamente sono serviti sempre con Hai un coltello, Simone? sì, con una crema dove appunto abbiamo anche il balsamico. Diciamo che nella nostra ricetta c'è una variante nel ripieno. Noi facciamo un ripieno un po' più ricco. Di solito si fa un ripieno con solo ricotta come tipo di formaggio, oltre ovviamente poi al parmigiano reggiano che va aggiunto dopo. Noi invece lo andremo ad arricchire con un altro formaggio. Cosa ci mettiamo? Ci mettiamo il mascarpone. Allora, il mascarpone farà diventare più cremosi il ripieno e di conseguenza anche poi i tortelloni nel momento. Sì, non è un piatto da dieta, non è un piatto per fare la dieta, No, però questo è un piatto è proprio. buono. Ecco, dopo aver impastato per qualche minuto, questo diciamo che è il risultato finale. Un panetto di pasta elastico, compatto, che adesso andiamo a coprire con una carta pellicola. Nel frattempo facciamo il pesto, lo lasciamo riposare un po'. Facciamo il ripieno dei tortelloni. Facciamo il ripieno dei tortelloni e per fare il ripieno dei tortelloni servono ricotta. Noi mettiamo 3 parti di ricotta e una parte di mascarpone, parmigiano reggiano 30 mesi grattugiato, bietole, noi usiamo le bietole non gli spinaci, c'è anche chi usa gli spinaci, il prezzemolo, poi ci va un po' di sale e un po' di noce moscata. La ricotta di mucca. La ricotta, questo va diciamo a scelta, se uno vuole un ripieno diciamo un pochino più gustoso, un pochino più sapido, può usare anche la ricotta solo di pecora. Le bietole vanno lavate e poi cotte in acqua leggermente salata, bollite un po', dopodiché vanno strizzate e poi vanno saltate in una padella con una piccola noce di burro e poi tagliate finemente una volta raffreddate. La stessa cosa il prezzemolo che va invece solo tagliato finemente. Ok, allora adesso a questo punto cominciamo ad amalgamare gli ingredienti. La prima cosa da fare, si prende la ricotta, si mette nella ciotola e la si lavora un po'. Ecco, la ricotta spesso ha un latticello nel contenitore, va scolata perché il pesto non deve diventare qualcosa di molto bagnato, deve essere abbastanza asciutto. Per cui va tolto quel latticello, quel siero che si trova in fondo. Quantità? Quant'era più o meno? Sono 3 parti di ricotta e una parte di mascarpone, però troverete gli ingredienti rispetto alla quantità di pasta che abbiamo fatto e poi sarete voi a decidere se farne di più o di meno a seconda degli ospiti che avete a tavola. Il mascarpone gli dà sicuramente una nota di cremosità e rende il tutto sicuramente più gustoso. più gustoso. Come al solito la ricetta scritta la troverete in descrizione con le quantità e tutti gli ingredienti per poter fare anche voi a casa la ricetta. Un pizzico di sale, poco perché il parmigiano reggiano 30 mesi già di per sé è saporito, le bietole e il prezzemolo che abbiamo precedentemente preparato. Adesso aggiungiamo il parmigiano reggiano grattugiato, poi bisogna essere generosi, il parmigiano è indispensabile e prima di finire
Se mi vuoi grattugiare la noce moscata, anche qui una generosa grattugiata di noce moscata. Occhio alle dita, lo dico a me stesso. Adesso abbiamo preparato il nostro pesto, lo amalgamiamo bene. Cominciamo a tirare la pasta. Sì, a questo punto prendiamo la pasta che si è riposata, ne prendiamo un pezzettino, poi la teniamo sempre coperta così non si secca. Intanto abbiamo montato la macchinetta per tirare la pasta, così ci aiutiamo. Poi possiamo usare un po' di farina. Si parte dallo spessore più largo. Meglio la verità. Nico. Ok, poi si passa avanti. Aspetta la scalo. Bisogna arrivare allo spessore, diciamo, perfetto, perché non deve essere la pasta grossa, neanche eccessivamente sottile, perché poi si romperebbe quando la mettiamo in cottura. Però bisogna fare questo passaggio un po' alla volta. Allora, adesso a questo punto tagliamo dei quadrati. Su questa pasta si può poi tornare a utilizzare. Stanno dei mal tagliati. Allora, la grandezza dei tortelloni, ovviamente, ognuno a propria discrezione. Si fanno dei quadrati. Adesso non resta che riempire con il nostro ripieno al centro. Non troppo, sennò giusto dopo non si riescono a piegare. Esattamente. Puoi prendere il vassoietto dove li andiamo a mettere sopra. Non importa se ce n'è dei più grandi e dei più piccoli, l'importante è che sia uguale lo spessore della pasta. E adesso non ci resta che chiuderli. Si prende il tortellone, si uniscono le due punte e poi si chiude ad anello così. Che bello, è un grosso tortellino. Simone, tocca a te, vai, devi provarci. Se lo chiudo meglio. No, ho fatto dei danni. Ma... Deve essere chiuso. chiuso. Diciamo che quello più che un tortellone È un casino. non saprei come definirlo, però in mezzo al mucchio non si vedrà la differenza. L'importante è che siano ben sigillati i lembi che andate a chiudere, perché altrimenti poi quando si mettono nell'acqua in cottura tendono ad aprirsi. Così. Cioè, E poi i due lembi così. Non l'avevo piegato la canetta. I miei si riconoscono perché sono quelli più brutti. Quando sono cotti sono buoni tutti, belli e brutti. Buoni uguali. E poi si va avanti così fino all'esaurimento della pasta e del pesto. Abbiamo messo sulla pentola dell'acqua a bollire, l'abbiamo salata un po', adesso buttiamo giù una porzione di tortelloni e vi facciamo vedere come condirli, come mantecarli. Intanto abbiamo messo nella padella il latte, andiamo ad aggiungere una noce di burro, abbiamo messo a fuoco basso così si scalda e andiamo a buttare i tortelloni, una porzione di tortelloni. Una porzione di tortelloni dipende da quanto sono grandi i tortelloni, però di solito di questa misura almeno 12 si possono cucinare. Abbiamo messo a scaldare Quindi quando il latte con il burro, quando un vengono minuto su, proprio. un minuto sono pronti. Un minuto e sono pronti perché la pasta è appena stata fatta da poco tempo. Stanno venendo a galla, quindi Adesso guardiamo siamo a il buon punto punto, di cottura, perché l'unico punto dove rimangono un po' duri è dove c'è la piega, però un attimo solo e sono pronti. Li scogliamo direttamente nella padella e poi li finiamo di mantecare col parmigiano. con il parmigiano. Andiamo generosi di Col parmigiano. parmigiano diciamo che si può andare generosi. Poi Serve volendo per legare la salsa, dare sapore. Sta già tirando. sto già tirando, perciò un minuto e sono pronti, anche meno.
Al momento in cui li serviamo in tavola andiamo a mettere alcune gocce di aceto balsamico tradizionale di Modena. Ecco, il modo migliore è sicuramente il tradizionale per i tortelloni, perché qui veramente ci vuole un prodotto di grandi profumi per esaltare proprio le parti burrose e grasse del tortello. Subito apre i profumi del tradizionale, quindi direi che sia veramente l'aceto migliore che possiamo scegliere per questo piatto veramente gustoso e direi perfetto in ogni stagione. Quindi vi auguro veramente un buon appetito e buon divertimento con questa ricetta. Grazie e alla prossima. Buon appetito a tutti!